Oggi andiamo in Thailandia. Anzi, oggi vi voglio aiutare a organizzare il vostro primo viaggio in Thailandia. Lo organizzeremo insieme. Vi darò tutte le dritte che ci sono da dare, le dritte più utili per organizzare il vostro primo viaggio in Thailandia. Chi sono io? Io mi chiamo Claudio, sono un appassionato di Muay Thai e da anni parlo di questa disciplina sul web. Sono anni che di conseguenza frequento il Paese del Sorriso, sono circa 10 anni e sono andato innumerevoli volte in Thailandia. Studio la lingua thailandese, non la parlo ancora in maniera fluente, però sono 2 annetti che studio la lingua thai, inizio a parlicchiare. Quindi credo di avere le carte in regola per poterti dare delle dritte basate sulla mia esperienza per affrontare il tuo primo viaggio in Thailandia. Oggi parleremo innanzitutto del clima, dei costi e di un ipotetico itinerario che potresti fare nel Paese del Sorriso. Allora, discorso da fare numero 1. Quale periodo scegliere? Sicuramente il periodo migliore per andare in Asia è il periodo che va, diciamo, da novembre fino a inizio marzo. Ok, lì la temperatura è fresca, non si muore dal caldo, non ci sono acquazzoni, quindi è il periodo corretto. So che le persone solitamente hanno 2 settimane magari ad agosto e 2 settimane in inverno. Io vi consiglio di scegliere le 2 settimane invernali per andare in Thailandia. Non scegliete le settimane estive perché rischiate di trovare varie acquazzoni. Cioè, nel periodo estivo è il periodo monsonico, quindi è la stagione delle piogge. Cioè, rischiate di arrivare in Thailandia e passare tutto il tempo, scusate questi capelli sono indicibili, e passare tutto il tempo sotto l'acqua. Oppure può capitare a me, io sono andato in praticamente in tutti i periodi dell'anno in Asia e le volte che sono andato in estate fortunatamente facevo un'acquazzone al giorno, poi il resto della giornata era abbastanza tranquillo, un'umidità assurda, però era abbastanza tranquillo a livello meteorologico. Periodo che vi sconsiglio di andare è il periodo oltre metà aprile, perché lì la temperatura è veramente calda, ragazzi. Il periodo d'aprile è mortale. Infatti il capodanno thailandese è il Songkran e è la festa dell'acqua, perché come si festeggia il capodanno thai? Si festeggia facendo una grande festa per le strade dove ci si prende fondamentalmente a secchiate d'acqua in faccia. Ok, quindi se dovete scegliere un periodo e avete la possibilità di prendere le ferie in inverno, prendetele in inverno. Durante le ferie natalizie secondo me è il periodo migliore, anche perché è una figata stare al caldo e vedere gli alberi di Natale in giro trick. Parliamo di costi. Allora, diciamo che i costi variano nettamente a seconda della meta che decidi di fare. Come è giusto e ovvio che sia, più è turistica la meta, più i prezzi aumentano. Sicuramente la meta più cara in assoluta di tutta la Thailandia è l'isola di Phuket, le isole in generale, l'isola di Koh Samui, le isole più turistiche. Anche Bangkok può essere abbastanza cara, come può essere anche economica, dipende ovviamente dallo stile di vita che avete in Thailandia. Cosa vuol dire? Ad esempio, vi faccio un esempio, gli alloggi. Gli alloggi potete tranquillamente dormire a Bangkok con 10 euro a notte. Ovvio, andate in un ostello, con 10 euro a notte dormite in un cavolo di ostello. Se volete stare in una guest house o in un albergo 2/3 stelle sarete sui 25/30 euro a notte. Più salite, volete un hotel 4 stelle siete sui 50/80 euro a notte, volete un 5 stelle siete dai 150 euro a notte in su. Sta a voi vedere quanto potete adattarvi, cioè potete adattarvi a stare in un ostello, viaggiate da soli, non vi fate problemi, dormite in ostello. Io ragazzi non sono uno che si adatta facilmente quando viaggia, diciamo, alla location dove dormire, dove stare. Visito qualsiasi posto, anche i posti più degradati, ma quando si tratta di dormire e di tornare a casa a me piace una struttura dove sono servito e riverito. Lo so, sono un principino sotto questo aspetto, mi piace avere la piscina in albergo, mi piace avere un bel bar in albergo,
mi piace avere i camerieri che quando faccio così arrivano in albergo. Raga, io scelgo sempre hotel 4/5 stelle quando vado in Asia, ma in generale quando viaggio. Me lo posso permettere, perché se non potete permettervelo non c'è problema. Diciamo, la Thailandia è per tutte le tasche. Discorso cibo, ecco, i pasti potete tranquillamente pagare dai 5 ai 20 euro a pasto, dipende sempre cosa mangiate, dove mangiate. Ovvio, se andate in un ostellato non vi costerà 5 euro. Se mangiate street food, io amo mangiare street food, quindi non risparmio sugli alberghi, però sicuramente risparmio sul mangiare, perché mi piace lanciarmi nelle culture locali, mi piace mangiare per strada, mi piace mangiare col popolo Thai, quindi lo street food vi permette veramente veramente di risparmiare. Poi però se mangiate come me non so quanto risparmiate, perché io mangio veramente tanto quando viaggio. Discorso trasporti. I trasporti in Thailandia sono abbastanza economici. Come vi potete muovere in città, ad esempio a Bangkok? A Bangkok potete tranquillamente prendere i taxi, potete prendere i tuk-tuk, che sono questi apecar guidati da un tizio dove voi vi sedete nel cabinato dietro, e basta. Io voglio dare un consiglio: piuttosto che prendere i taxi vi conviene magari scaricare questa applicazione che si chiama Grab. Grab è una app tipo Uber, però secondo me è migliore, anche perché Uber, da quello che so, in Thailandia non è legale. Con Grab voi stabilite la meta e vi potete muovere. Altro strumento ottimo per muoversi in Thailandia è sicuramente il motortaxi. Raga, se viaggiate da soli, come ad esempio io quando sono in Thailandia, a Bangkok in particolar modo, utilizzo il motortaxi, perché il motortaxi vi permette di muovervi velocemente tra le vie congestionate della città. Bangkok è una città molto congestionata di traffico, ecco, prendere un taxi o prendere un tuk-tuk magari vuol dire passare 1 o 2 ore in mezzo al traffico. Col motortaxi riuscite a sviare il traffico senza problemi. Con Grab lo potete prendere, stabilite la tariffa prima, e idem vale per il taxi. Ovvio che se siete in 2 o 3, siete in gruppo, magari vi può non piacere prendere il motortaxi, però comunque io vi consiglio di farlo. Altra cosa interessante, Bangkok è molto collegata secondo me anche a livello fluviale, perché ci sono vari traghetti che vanno sul Chao Phraya, che collegano da nord a sud la città. Ricordate ragazzi, quando prendete il traghetto sul Chao Phraya, sul grande fiume, prendete il traghetto di linea che prendono i Thai, non prendete il traghetto turistico. Adesso non mi ricordo, mi sembra che quello turistico sia la linea azzurra e quello non turistico sia la linea arancione, però potrebbe essere una cazzata questa cosa, poi in fase di editing andrò a controllare. Altri traghetti che ci sono a Bangkok sono quelli che collegano la parte della città vecchia alla parte moderna. C'è un canale fluviale nel centro della città e in mezzo a lì c'è un traghetto di linea da prendere che costa veramente poco e che vi porta dalla parte vecchia di Bangkok alla parte più moderna. Poi per muoversi c'è la BTS Skytrain, che è una bellissima metropolitana sopraelevata che passa tra i palazzoni, una figata assurda. Infatti Bangkok è una città futuristica sotto questo aspetto. E poi c'è la classica MRT, che è la linea sotterranea di metropolitana. Ecco, fatte tutte queste doverose premesse, sono già passati 10 minuti di video assurdo. Andiamo a vedere quale potrebbe essere un itinerario tipo per chi ha 2 settimane in Thailandia. Sicuramente ragazzi, io vi consiglio di perdervi per le vie di Bangkok appena arrivate, tanto il vostro volo arriverà a Bangkok sicuramente. A Bangkok passate 4-5 giorni perché ne vale veramente la pena. Verrete un attimo colpiti come un pugno in faccia a Bangkok, vi avviso, perché scendete in questa metropoli che all'inizio sembra sporca, puzza, ma se la visitate, e da adesso in avanti sul canale vi darò delle dritte per viaggiare in Thailandia e ci concentreremo spesso su Bangkok, vi assicuro che vale la pena passare un pochino di tempo in questa metropoli. A Bangkok avete un pochino di cose da fare, nel senso che avete un sacco di templi da vedere, avete da vedere la città moderna, non perdetevi i mercati galleggianti. Ecco, io vi consiglio di rimanere il sabato e la domenica a Bangkok, perché i mercati galleggianti li fanno solo al weekend. Va bene, detto questo, questa è sicuramente la prima meta. La seconda meta che vi consiglio
di andare a visitare è Chiang Mai al nord. Per andare a Chiang Mai vi consiglio di prendere l'aereo o il treno notturno. Chiang Mai è una città molto più tranquilla di Bangkok, ci sono dei templi più carini, secondo me a parte con uno stile diverso, perché lo stile d'architettura del nord si chiama stile Lanna. I templi in legno, molto bello da vedere. A Chiang Mai potete anche uscire, diciamo, dal centro cittadino e andare a vedere le montagne nelle vicinanze, perché a Chiang Mai ci sono le due montagne più alte della Thailandia, il Doi Suthep e il Doi Yantanon, spero di averlo detto giusto. Detto questo, terza meta che potreste fare se avete 2 settimane è quella di prendere un altro aereo dal nord, quindi abbiamo detto Bangkok, Chiang Mai, isole. Le isole avete alcune possibilità, potete andare o a Phuket, che è quella che vi consiglio se avete 2 settimane, perché Phuket, e se non siete mai andati in Thailandia, se siete già andati in Thailandia andate pure in altre mete marittime meno conosciute. Se non siete mai andati andate a Phuket, perché Phuket è un centro grosso, lì avete tutto, è un'isola di 40 km, cioè Phuket Town, ci sono centinaia di spiagge, ci sono spiagge per famiglie, ci sono spiagge per single, c'è di tutto a Phuket. Ecco, secondo me è un ottimo compromesso per chi sta facendo il suo primo viaggio in Thailandia e vuole il mare. C'è anche Koh Samui, volendo. A me non piace Koh Samui, il mare di Koh Samui non mi ha fatto impazzire, quindi ve lo sconsiglio, ok? Vi sconsiglio Koh Samui, costa un sacco di soldi, piuttosto andate a Phuket. Avete più, ma per una questione di scelta, ok? Perché avete più scelta. Io, se dovessi andare adesso a fare una vacanza al mare, magari non andrei a Phuket, andrei più a sud, a Trang, in quelle zone lì, ma farei un viaggio meno turistico. Cioè, voi tenete conto che io quando viaggio, ragazzi, vado in Thailandia, prendo solo il biglietto d'andata e decido giorno per giorno le mete, ok? Però io ora non mi sto rivolgendo a un pubblico che è come me, mi sto rivolgendo a un pubblico che magari vuole organizzare il suo primo viaggio in Thailandia, quindi cercate di capire il messaggio. Ecco, questo se avete 2 settimane. Se avete 2 settimane fate Bangkok, Chiang Mai, Phuket. Secondo me è il viaggio ideale per chi comincia. Se avete qualche giorno in più e potete farvi magari un mese di vacanza in Thailandia, ecco, potete allungare la cosa. Ad esempio, il viaggio da Bangkok a Chiang Mai lo potete allungare, potete fare delle tappe intermedie che potrebbero essere sicuramente la vecchia capitale della Thailandia, che era Ayutthaya, la capitale del centro, molto bella, una città storica per gli appassionati di Muay Thai. Il 17 marzo ad Ayutthaya tutti gli appassionati si ritrovano, fanno un Wai Kru, che il Wai Kru è un omaggio che viene fatto solitamente prima, appena si sale sul ring, verso i propri maestri e verso i propri insegnanti. Ecco, il 17 marzo tutti gli appassionati di Muay Thai si ritrovano ad Ayutthaya e fanno questa celebrazione verso i propri maestri. Poi ovviamente è un festival e ci sono rivisitazioni storiche, il mio cappello, ci sono combattimenti di Muay Thai e tutto questo. Ecco, se vi capita di essere nel periodo del 17 marzo in Thailandia, andate a vedere questa cosa. Il giorno è il Nai Kanum Tom Day, che il Nai Kanum Tom era Nai Kanum Tom è una figura storica per quanto riguarda la Muay Thai, e c'è tutta una leggenda su questo personaggio. Ve la pinno qua in alto se siete interessati a questo argomento. Quindi altra meta che potete aggiungere se avete più tempo è Ayutthaya. Da Ayutthaya salite. Io mi fermerei a Lopburi, che è carina Lopburi. Lopburi è una città infestata dalle scimmie, quindi la caratteristica è proprio questa delle scimmie. Mi raccomando, chiudete le porte e le finestre dell'hotel, se no vi trovate le scimmie in stanza e vi rubano le cose. Tenete il cellulare attaccato, perché queste qua rubano, mi raccomando. Salendo mettiamo in mezzo Sukhothai. Sukhothai, raga, io vi consiglio assolutamente di vederla. Se Ayutthaya vi è piaciuta, l'avete visto, o se la dovete vedere, vi piacerà sicuramente. Sukhothai è the next level of Ayutthaya, è veramente più bella, è più grossa, non so se è più grossa in realtà, però è sicuramente tenuta meglio. Un giro a Sukhothai vale veramente la pena, anche perché vi accorgerete che da Bangkok salendo gli stili architettonici cambiano se siete appassionati d'arte antica. Cioè lo stile di Bangkok architettonico ha un genere che si dovrebbe chiamare Ratana Cuisine, che era la dinastia, una vecchia dinastia di reali thailandesi. Salendo abbiamo lo stile di Ayutthaya, salendo ancora a Sukhothai c'è lo stile di Sukhothai, e al nord, da Sukhothai salita a Chiang Mai, c'è lo stile del nord, lo stile Lanna, ecco, che tra l'altro erano i vecchi regni della Thailandia, ok? Il regno Ratana Cuisine, il regno di Ayutthaya, il regno di Sukhothai e il regno Lanna. Quindi se fate un viaggio più lungo, con più tempo, vi consiglio queste mete. Cioè arrivate a Bangkok,
passate più tempo nel centro e salite. Volendo ci sono altre mete a est dell'Isan, che è la parte più povera della Thailandia, e a ovest, diciamo nella parte delle cascate di Erawan, di Kanchanaburi, la ferrovia della morte. Sono tante altre mete che andremo a approfondire, ragazzi, qua sul canale, se l'argomento Thailandia vi interessa, ma anche se non vi interessa io farò in modo di farvelo piacere, perché voglio far crescere anche il pubblico degli appassionati di Thailandia. Non voglio più concentrarmi solo sul Muay Thai, ma voglio sfondare anche questo argomento. Ok? Abbiamo fatto 20 minuti di video, penso di aver detto tante cose. Ragazzi, ci vediamo domani sul canale con un altro video, questa volta dedicato alla Muay Thai. Poi nella settimana faremo un altro video dedicato alla Thailandia. Penso che parleremo delle 10 cose da fare assolutamente prima di morire se andate in Thailandia. Dai, ciao! Thank you very much.